Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche romantiche per la seconda metà di luglio 2024. La là, abbiamo la carta degli amanti, amici dell'Acquario. Quando c'è questa carta si parla di amore, normalmente amore diciamo a 360 gradi, quindi può riguardare sia l'amore con qualcun altro piuttosto che l'amore verso se stessi. Però andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per l'estate e per il secondo semestre del 2024. Sono 4 oroscopi, uno generale, uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e l'altro sul lavoro e l'economia. E poi sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. L'ultima cosa ragazzi, non ho ancora fatto in tempo a fare il video di apertura, però comunque ve lo anticipo adesso, per tutto luglio ho la lettura semestrale in promozione. È una lettura che vi dà una sorta di fotografia del prossimo semestre su vari aspetti della vostra vita. È una lettura a 20 carte, se ne volete sapere di più vi invito sempre a contattarmi via mail. Bene, andiamo a vedere amici dell'Acquario. Ok, allora abbiamo un 8 di bastoni, un asso di bastoni, la giustizia, un 7 di spade, asso di coppe, 7 di bastoni e 6 di pentacoli. Allora, tenete presente che queste letture sono, diciamo, maggiormente indicate per chi ha una persona in testa, per chi è in una relazione, però se siete single potete rimanere con quello che io dirò essere la vostra energia. Diversamente, se avete una persona di interesse, un lui o una lei, potrei parlare della vostra energia piuttosto che di quella del partner, però voi potreste anche sentirle invertite. Bene, partiamo da questo 8 di bastoni. Qui ho la sensazione che potrebbe arrivare una notizia, un qualche tipo di comunicazione. Adesso andiamo a vederlo nello specifico. Abbiamo un cavaliere di spade e la temperanza. Guardate, ho come l'idea che qui si sia, cioè arriverà come la notizia che un certo capitolo si è chiuso nella vita dell'altra persona. Potrebbe anche essere nella vostra vita, come se fosse avvenuto un qualche tipo di guarigione, un qualche tipo di completamento, un qualche tipo di movimento in avanti anche. E difatti qui abbiamo un bell'asso di bastoni che mi parla di azione. Un'altra volta l'otto di bastoni. Tenete presente che con l'asso di bastoni sì è una carta di azione, sì è una carta di intenzione, ma è anche una carta di incontro intimo. Qui abbiamo la carta del giudizio. Ho sempre più l'idea che ci sia come una rivelazione in questo periodo da parte di uno dei due. Vi dico, qui la rivelazione potrebbe essere comune con questo giudizio, come se ci fosse una presa di consapevolezza, come un ah, ok, mi rendo conto che anch'io ti piaccio, cose di questo genere, oppure mi rendo conto che anche tu vedi così su quel tema lì. Andiamo a vedere la giustizia.
4 di bastoni e cavaliere di bastoni. Vi dico, qui ci sono due cavalieri, sento che potrebbe esserci parecchia affinità tra le due persone. Se ve la devo dire tutta, l'altra persona la sento che ha bisogno come di regole, ha bisogno di delimitare i confini, ho come questa sensazione. Qualcuno potrebbe ricevere qualche tipo di proposta o invito a, non lo so, per esempio, raggiungere il partner a casa sua o nella casa in montagna o nella casa al mare. Andiamo a vedere il 7 di spade, mondo. Il 7 di spade è spiegato dal mondo e dagli amanti. Sento che effettivamente c'è qualche cosa che potrebbe nascere, ma ho anche la sensazione che o siete voi che vi ponete qualche maschera che magari non rivelate proprio tutto al 100% di voi, oppure potrebbe essere anche l'altra persona. Andiamo a vedere l'asso di coppe, 7 di bastoni. Perché quest'asso di coppe a me dice che manca una comunicazione profonda e manca la fiducia nell'altro. Magari sì, c'è tanta attrazione, c'è tanta chimica, tanti interessi in comune, si chiacchiera bene, si vedono, si vibra anche per certi versi nello stesso modo, però ecco, abbiamo un 7 di bastoni e un 5 di spade che mi dice che entrambe potreste essere abbastanza sulla difensiva. Vi dico, l'altra persona ha come l'idea che abbia bisogno di fare le cose con un certo passo, con una certa regolarità, con una certa struttura, come se avessi bisogno di questa sorta di gradualità o come questa sensazione. Ehm, C'è questo 5 di spade che non mi piace, datemi una carta per il 5 di spade. Re di bastoni. Datemi una carta per il mondo. Ho come l'idea che voi abbiate più fretta, mentre l'altra persona abbia bisogno di tempo e questa vostra fretta ehm, potrebbe far sentire come l'altro un po' troppo comandato. Ed è come se all'altro questa cosa non piacesse, cioè è come se l'altra persona avesse bisogno di dettare lui o lei le regole. E invece voi state andando un po' più veloce di quello che è il ritmo dell'altra persona e quindi ho come la sensazione che sia un freno in realtà. Voi più cercate di stringere, insomma, di far fretta, di premere e più l'altro si sente dominato e il che non giova effettivamente alla relazione. Infatti poi qui abbiamo un 7 di bastoni e un 6 di pentacoli. Il 7 di bastoni ce l'abbiamo anche qui, come se ci fosse una sorta di aria difensiva ed è uscito anche il 9 di bastoni. Quindi la sensazione è che non si voglia in questo momento dare una
definizione alla vostra relazione, ma è come se l'altro avesse bisogno di procedere per passi un po' più lenti rispetto a quelli di cui avete bisogno voi. Andiamo a vedere queste due carte. Allora, 7 di bastoni spiegato da un cavaliere di pentacoli e il 6 di pentacoli dalla torre da un 6 di bastoni. Anche qui vi ribadiscono un po' di andare con calma, di fare un passo alla volta, di mantenere comunque anche le barriere alte, mi verrebbe da dire. Fate le cose, diciamo, mano a mano che vedete il risultato, potete pensare al futuro. Cioè, mano a mano che io do, l'altro mi dà, quindi sì, su questo posso contare su di lui o su di lei. Su quest'altro mi dà meno, allora aspetta un attimo, proviamo su un altro ambito e così via via si conosce pian piano la persona, perché ho proprio la sensazione che entrambe, cioè c'è tanta, c'è tanto affiatamento, ma è come se mancasse la distensione del cuore, il fatto di dire wow, ok, di questa persona mi posso fidare, mi posso affidare, ognuno con i propri, con le proprie zone d'ombra, mi verrebbe da dire. Anche perché qui abbiamo una torre al contrario, quindi guardate, c'è un koan che dice una cosa del tipo perché chiedi acqua quando sei sommerso dentro, no? Quando sei immerso nell'acqua, perché chiedi acqua da bere quando sei immerso nell'acqua stessa. Questa è un po' la sensazione che ho sentito qui. Cercate di godervi il successo che avete, tutto il bello che avete in questa relazione, senza necessariamente pensare ai risultati, a come sarà in un futuro, a come potrebbe essere, a come potrebbe non essere, a che cosa non vi piace e che vorreste togliere dell'altro, che cosa dovreste cercare di modificare magari per piacere di più all'altro, cose di questo stile. No, tanto do, tanto devo ricevere. Ho bisogno che sia una relazione in equilibrio e vi dirò di più, è la dinamica anche dell'altra persona perché ha una giustizia e sento che l'altra persona è quella più ponderata, è quella più con calma, più, come vi posso dire, che vi mantiene un po' di più con i piedi per terra, perché voi avete questo 8 di bastoni che mi fa semplicemente pensare al fuoco e fiamme, se ve la devo dire tutta, in senso buono, intendo ovviamente. Comunque ragazzi devo dire che è un periodo piuttosto dinamico. Se proprio non conoscete nessuno, vi dico che potreste conoscere una persona interessante, però anche qui con calma, non svelate tutto subito. Va bene, andiamo a vedere un koan, la ricettività, carta numero 2, e lo sento abbastanza collegato con la carta della sacerdotessa, che è comunque una carta numero 2 e parla del divino femminile e appunto della ricettività. Allora, andiamo a vedere nel libro il significato. Innanzitutto, sì, viene tradotto come il ricettivo e la spiegazione è: la sentenza dice che, nella situazione esaminata, chi ottiene questo esagramma non si trova in posizione autonoma, indipendente, ma è soggetto alle contingenze. Tuttavia, se lavorerà con volontà e perseveranza, otterrà anche in questa condizione notevole successo. Certo, non deve tentare di dirigere lui stesso l'attività in corso, perché si smarrirebbe. Il suo compito è lasciarsi guidare dalle circostanze, assecondare gli eventi. Niente colpi di testa, quindi, ma saper dedurre, prendere esempio dal tempo. Così ora egli guardi alla terra, che accoglie e sostiene l'umanità intera. No, scusate, ho saltato un pezzo. Niente colpi di testa, quindi, ma saper dedurre dalle contingenze le norme del proprio comportamento. L'uomo saggio deve prendere esempio dal tempo, così ora egli guardi alla terra, che accoglie e sostiene l'umanità intera.
Egli rende il suo carattere tanto tollerante e comprensivo da poter capire, comprendere, accogliere uomini e cose. È un invito a quello che potremmo definire spirito aperto, che è quello che esattamente sento chiuso con questo asso di coppe al contrario. Per compiere un lavoro fruttuoso sarà utile trovare al momento opportuno amici che aiutino e guidino. Ma quando si dovrà progettare, ordinare la propria attività, meglio essere soli, per non rimanere influenzati e perdere l'obiettività. Cari amici dell'Aquario, seguite il flusso, un po' e un po', un passo per volta, secondo le regole. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video oppure lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!